Ciao a tutti! Oggi ravioloni di zucca, speck, ricotta salata. Utilizzeremo olio evo, prezzemolo, rosmarino, pepe, aglio, cipolla e sale. Andiamo! Sbucciamo l'aglio, tagliamo la zucca a metà. Questa ricetta è per 10 ravioloni ed andremo ad utilizzare mezza zucca, una cipolla rossa, 100 g di speck e ricotta salata a piacere. Procediamo. Tagliamo la zucca, andiamo a togliere la buccia e tagliamola prima a fette e poi a dadini. Prepariamo il trito di cipolla, tagliandola sempre a pezzettini piccoli, schiacciamo l'aglio e tagliamo a pezzettini il prezzemolo. Ora prendiamo lo speck, lo andiamo a tagliare riducendolo a dadini, prima a fettine e poi a dadini piccoli. Prendiamo la padella, irroriamola con un bel po' di olio, mettiamo l'aglio schiacciato, prezzemolo ed aggiungiamo la cipolla. Giriamo, mentre abbiamo scaldato la padella inizia a soffriggere la cipolla. Aggiungiamo la zucca e andiamo piano piano a girarla. Ecco che si insaporisce. Ora andiamo a schiacciare il pepe rendendolo quasi polvere, bello profumato, e lo andiamo ad aggiungere al trito di cipolla e zucca in padella. Saltiamola un pochino, aggiungiamo un pochino di sale, il giusto, e andiamo a saltare di nuovo lasciandola cucinare. Aggiungiamo un pochino di vino per sfumare. E una volta asciutto aggiungiamo un pochino di acqua per farla cucinare. Prendiamo una padella e aggiungiamo un goccio d'olio e del rosmarino per andare a tostare lo speck. Aggiungiamo del rosmarino anche nella zucca per profumarla ben bene. Aggiungiamo lo speck e lasciamolo tostare. Eccolo, bello croccante. Per questi ravioloni ho fatto 2 uova di pasta. Per vedere come l'ho preparata, e fatela anche voi che è buonissima, vi lascio il link in descrizione. Iniziamo con il stendere la sfoglia, rendendola abbastanza sottile, stendendola con il mattarello, e poi con un coppapasta andiamo a segnare 20 sfere appunto per i ravioli. Passiamo alla zucca ed andiamo a togliere all'interno aglio e rosmarino, versiamolo in una ciotola e schiacciamo con una forchetta. Potete farlo anche con il mixer se preferite un composto più cremoso. Eccolo pronto. E andiamo a grattugiare all'interno un po' di ricotta salata. Questo potete farlo a piacere, più o meno, del prezzemolo. E andiamo a mischiare il tutto per amalgamare bene. Giriamolo con la forchetta. Vedete com'è bello grossolano? Perché all'interno del raviolo, quando lo mettete in bocca, si sente proprio la consistenza della zucca. Bagniamo il bordo dei ravioli con dell'acqua per farli attaccare poi bene. All'interno con un cucchiaio versiamo il composto e sopra qualche cubettino di speck. Mettiamo l'altro disco e andiamo a pigiare bene con le punte, la punta delle dita. E per finire e rifinire con i rebbi della forchetta andiamo a creare questo bel girasole. Guardate quanto è bello. E proseguiamo allo stesso modo con gli altri, mettendo il composto sopra ogni dischetto e andando a coprire.
Ecco fatti i 10 girasoli, guardate che sono belli. Il restante del ripieno lo abbiamo ripassato con il mixer a crema, andiamo a versare nel piatto e nel frattempo abbiamo messo l'acqua a bollire cucinando dai 5 ai 7 minuti i ravioloni a seconda del punto di cottura che preferite. Ho grattugiato la ricotta salata, ho unito dell'acqua di cottura e del pepe macinato per creare una buonissima crema di ricotta salata da versare sopra, creando il giusto contrasto tra la zucca dolce e il saporito della ricotta salata. Se questo video ti sta piacendo, metti un bel like, condividilo con i tuoi amici ed iscriviti al nostro canale per seguire tutte le altre ricette. Completiamo il nostro piatto andando a rifinirlo con lo speck croccante, lo decoriamo. Qualche goccia di crema alla zucca e una bella foglia di salvia per decorare. Vi è piaciuto il piatto? Fatemelo sapere con un bel like. Adesso passiamo alla degustazione che è la parte più bella. Guardate che bellezza questo piatto, che colori. Non è bello? Che faccio, l'assaggio? Una meraviglia! Fatelo anche voi e fatemi sapere cosa ne pensate. Buona degustazione a tutti, ciao ragazzi!